Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Mi chiamo Alessia e mi piace molto viaggiare, per cui a forza di girare un po' in giro per l'Europa ho finito per imparare o comunque guardare con un certo sospetto alcune delle tradizioni e del modo di comportarsi degli stranieri. Di cosa parliamo oggi? Ci sono i tedeschi che hanno il vizio di dire che noi italiani guidiamo male. Secondo me il problema è che non hanno mai visto come guidano loro. O meglio, il problema forse è dovuto al fatto che la nostra guida è talmente diversa dalla loro che loro rimangono traumatizzati nel vedere la nostra. La loro però è altrettanto traumatizzante. Avrei un paio di cose da dire. Tanto per cominciare, io come pedone non volevo nemmeno attraversare la strada in quel particolare momento, stavo camminando tranquillamente sul marciapiede, ero tipo 5 metri dalle strisce pedonali, mi si ferma la macchina. Ma se tipo io non volessi attraversare? Evidentemente la cosa non è contemplata. Ti si fermano lì che ti viene quasi da attraversare, perché dici, oh, poverino, si è fermato, è scortese se non attraverso a questo punto. Al contrario, quando tu effettivamente devi attraversare, sei lì sulle strisce, conoscendo come si guida in Italia, sai che se attraversi rischi che ti prenda dritto la macchina o quantomeno che ti facciano slalom attorno. Se non ti piace che ti facciano slalom attorno, aspetti quei 10 secondi, passa la macchina, magari non c'è un cane dietro, se non c'è un cane dietro la fai passare, poi vai tranquillo. No. Il tedesco cosa fa? Rallenta, il che significa che ci piega 10 ore arrivarli alle strisce, tu stai lì come un cretino a vedere sta macchina che ti rallenta ma non si ferma, per cui non capisci se puoi passare o è un rallenta e poi quando tu metti fuori il piede inizia a accelerare e ti prende chiaramente sotto. Ecco, questa è una cosa che ti fa venire un'ansia, che non capisci se passano, se devono curvare, se devono andare dritti, dove devono andare, perché loro devono andare molto piano per capire quello che fai tu. E il fatto è che se tu stai aspettando quello che fanno loro, aspettate tutti e due e viene a fare un casino e ti vengono delle crisi isteriche. In Italia questo non succede. Per cosa succede? L'automobilista va tranquillo e tu sai che è meglio che stai lontano dall'automobilista e poi quando non ne vedi in giro puoi passare. I tedeschi sono effettivamente molto prudenti quando vanno all'interno del centro città. C'è il limite dei 30, rispettano il limite dei 30. Quando ci sono gli incroci che tu devi passare, che so, da tipo una strada secondaria alla strada principale, il tedesco si ferma e non c'è verso che si dia una mossa per uscire da quel maledetto incrocio, al contrario l'italiano che si butta. Altra cosa invece, quando si tratta di autostrada ma neanche autostrada, una strada dritta, il tedesco a quel punto accelera. E se ci sono curve, te le fa 400 all'ora, cioè tu rischi che ti fai una curva, ti trovi la macchina nell'altra direzione che ti arriva sparata, che tra un po' ti viene anche addosso, tu sei lì che tenti di passare rasente al guardrail e con quest'altra macchina che ti viene nell'altra direzione e dopo dicono di noi italiani, ma guarda come guidi tu, sorpassi, che ti chiedi, ma ti pare il posto di sorpassare. Però sulle autostrade non ne parliamo, vabbè che hanno 4 corsie per cui vai tranquillo, e poi ripeto dicono di noi italiani, noi sugli incroci ci diamo una mossa, non stiamo lì 4 ore a aspettare che quello davanti si decida, anche perché dopo ti fa la coda. A quel punto se anche la strada principale fa 300 km in più, ti conviene fare quei 300 km in più per trovi, altrimenti quello impedito che deve mettersi non si mette più. Ecco, direi che questo è quanto con la mia esperienza con gli automobilisti tedeschi. Voi che ne pensate? Vi siete trovati nella stessa situazione? Vi siete trovati anche voi a avere qualche crisi della serie vi tiro il collo? Sarei curioso di sapere come funzionano gli automobilisti negli altri paesi europei. Ci sono alcuni che sono peggio, ci sono alcuni che sono meglio e soprattutto cosa ne pensano degli italiani, per questo mi incuriosisce, anche perché gli italiani guidano male, sì ho capito, ma è interessante anche vedere il confronto, chiariamoci. Io insisto che è una cosa di differenza di stile di guida. Scrivetemi qualcosa qui nei commenti, mi fa sempre piacere sentire le vostre idee, sentire le vostre esperienze e ci sentiamo la prossima settimana.